Ciao a tutti gamer! Oggi vi porto un'anteprima esplosiva di Atomfall, il nuovo titolo survival post-nucleare in prima persona di Rebellion. Dopo averci regalato la serie Sniper Elite, il team cambia completamente rotta con un'esperienza narrativa immersiva e ricca di decisioni cruciali. Ecco 15 cose che dovete assolutamente sapere prima del lancio il 27 marzo su PS5, Xbox Series XS, PS4, PC e Game Pass. Eh sì, perché nell'ultimo video mi ero dimenticata di dire che questo gioco sarà giocabile anche tramite il Game Pass, credo che si chiama Premium, e me ne sono stati detti di tutti i colori nei commenti. Vabbè, a volte può anche capitare di avere delle dimenticanze. Dai, arriviamo subito al succo del video. Iniziamo col primo punto, ossia ambientazione post-nucleare e misteri da svelare. Il gioco è ambientato nel Nord Inghilterra, 5 anni dopo l'incendio di Windscale nel 1957. Ci svegliamo senza memoria, circondati da una natura contaminata e anche tante domande inquietanti. Cosa rappresenta lo strano pilastro di luce? Chi è la voce misteriosa che ci ordina di uccidere Oberon? E come si scappa dalla zona di quarantena? Lo vedremo soltanto andando a giocare questo gioco. Ma il secondo punto importante è la libertà di scelta totale. Autophone non segue un percorso lineare, puoi scegliere se rispondere a una chiamata misteriosa in una cabina telefonica nel mezzo del nulla o seguire una nota casuale che ti indica di trovare, per esempio, Madre Jo nel vecchio sito minerario. Oppure addirittura andare a ignorare tutto e attaccare il campo dei druidi. Punto 3. Struttura di missioni unica. Dimenticate le classiche missioni con obiettivi fissi. Qui si seguono indizi che si comportano come suggerimenti piuttosto che istruzioni. Quindi l'esplorazione e la scoperta saranno fondamentali. Punto 4. Mappa vasta e scoperte casuali. Il mondo è ricco di segreti e aree da esplorare, tra cui la vecchia miniera rifugio di Madre Jo, la diga abbandonata, una torre radio misteriosa e un relitto di elicottero. Punto 5. Dialoghi con scelte e conseguenze. I fans di Fallout ameranno il sistema di dialogo. Ogni risposta può andare a influenzare il gioco e porta tag unici che riflettono il carattere del personaggio. Possiamo avere lo shock, il tuo aspetto mi infastidisce, indifferenza, non mi interessa, dimmi solo cosa vuoi. E infine impazienza, finiscila con fare tutte queste domande. E ora passiamo subito al punto 6, ossia combattimento brutale e strategico. Puoi affrontare i nemici in vari modi. Avrai a disposizione armi da mischia, come per esempio mazze, asce e coltelli. Quindi potrai utilizzare anche armi da fuoco, come fucili, revolver e pistole, fare attacchi furtivi con l'arco e utilizzare anche gli esplosivi per alcune situazioni più critiche. Punto 7. Tipi di nemici e pericoli. Allora, quali saranno i nostri nemici? Saranno i selvaggi mutanti che caricano senza paura, i druidi armati di frecce, coltelli e motolov, e anche i robot e i soldati del protocollo. E infine avremo anche i ratti mutati che attaccano in sciami. Punto 8. Uccidere o risparmiare. Potrai uccidere chiunque e non fare alcuna vittima, tuttavia le conseguenze saranno imprevedibili. Punto 9. Sistema di inventario e denario pneumatico. Non puoi portare tutto con te, quindi potrai conservare gli oggetti in casse speciali e recuperarli poi in altri luoghi. Passo 10. Progressione e abilità di sopravvivenza. Mano a mano che giochi sblocchi abilità speciali, tra cui il miglioramento del corpo a corpo, quindi avrai più movimento silenzioso per la furtività e riuscirai a disinnescare trappole e andarle anche a riutilizzare. Punto 11. Creazione e crafting. Quindi cosa possiamo andarci a creare? Bende per curarsi, produrre antidoti per proteggerci dalle contaminazioni e infine costruire esche esplosive. Punto 12. Eventi casuali e popolazione dinamica. All'interno di questo gioco ci saranno eventi completamente casuali che possono influenzare l'intera popolazione nemica.
punto 13 riferimenti a Sniper Elite e altri giochi. Gli sviluppatori hanno confermato easter egg di Sniper Elite e riferimenti a media britannici. Riusciremo a trovarli tutti? Punto 14. Edizione Deluxe e contenuti extra. Cosa ci darà la Deluxe? L'avevamo già detto in un precedente video, ma abbiamo come cose principali 3 giorni di accesso anticipato e l'espansione della storia post lancio. E come ultimo punto, ossia il 15, avremo la durata del gioco e rigiocabilità, ossia durerà dalle 15-25 ore di gioco per una run completa, ma potremo anche poi rigiocarlo e quindi ci darà un'esperienza narrativa unica con finali diversi. Quindi andiamo a concludere perché sennò vi addormentate. Out-of-Fall promette un'esperienza survival intensa e coinvolgente. Se siete pronti a esplorare un mondo radioattivo pieno di segreti, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Avete già deciso che tipo di giocatore sarete? Pacifista o spietato? E infine vi ricordo di iscrivervi al canale per altre anteprime esclusive. Ciao, ci vediamo nel prossimo video, gamer!